Cosa succederebbe se il nostro universo non fosse reale? Se ogni stella, ogni pianeta, ogni forma di vita non fosse altro che il sogno di una macchina morente? Questa non è solo una domanda filosofica, è il cuore pulsante di una delle più grandi epopee fantascientifiche mai raccontate in un videogioco. Oggi non parliamo di aggiornamenti o meccaniche. Oggi viaggeremo insieme attraverso l'intera, sconvolgente storia di No Man's Sky. Dall'alba della creazione alla ribellione contro un dio digitale. Questa è la cronaca di un universo sull'orlo del collasso e del viaggiatore solitario che ne cerca il significato. Allacciate le cinture, il viaggio comincia ora. Capitolo 1. Il risveglio solitario. Ci svegliamo su un pianeta sconosciuto, senza alcun ricordo di chi siamo e di come siamo arrivati lì. La nostra nave è in pezzi, la memoria è un vuoto. Il viaggio è iniziato. Al nostro risveglio non sappiamo cosa ci aspetta. Ogni viaggiatore si risveglia in un mondo unico. Potremmo trovarci in un deserto infuocato, una giungla tossica o una landa ghiacciata, ma la sensazione sarebbe sempre la stessa. Un profondo senso di isolamento, misto a una meraviglia primordiale. Sopravvivere è il primo istinto. Raccogliamo risorse, ripariamo lo scanner e cerchiamo riparo da tempeste radioattive. L'universo è immenso, indifferente, e spetta a noi imparare le sue regole. Una volta riparata la nave, mentre ci prepariamo a lasciare la nostra culla planetaria, il nostro comunicatore gracchiante capta due segnali, due fili da seguire in un oceano di stelle. Un'imponente icona rossa appare sulla mappa. Ci indica il sentiero dell'Atlante, un percorso enigmatico. Una chiamata dal divino, mentre un sussurro si fa strada e cerca di parlarci. Una voce fragile e insistente che si identifica come Artemis, una volta viaggiatrice persa da qualche parte nel vuoto. Una chiamata dalla solitudine. Senza saperlo, abbiamo appena messo piede sui due sentieri che ci condurranno sulla stessa terribile verità sulla natura della nostra realtà. Capitolo 2. La tragedia di Artemis. È la voce di Artemis che attira maggiormente la nostra attenzione. È un'esploratrice, piena di entusiasmo. I suoi primi messaggi sono un eco della nostra stessa meraviglia. Nel suo racconto possiamo sentire la gioia di scoprire nuove creature, il brivido di un tramonto alieno. Per la prima volta non siamo più soli. Iniziamo a cercarla, ma il nostro viaggio si trasforma in breve tempo in una caccia al fantasma. Arriviamo sempre troppo tardi, trovando solo i resti del suo passaggio. Diari olografici che parlano di una solitudine crescente, messaggi che diventano sempre più confusi, spaventati. Artemis parla spesso di glitch, di una realtà che si sta dissolvendo. Non capiamo cosa sta succedendo, ma nonostante i tanti intoppi, finalmente triangoliamo la sua posizione, atterriamo e ciò che troviamo ci spezza il cuore. Una tomba improvvisata, un ultimo messaggio. Artemis è morta. Ma proprio quando la speranza svanisce, il nostro comunicatore gracchia di nuovo. E la sua voce, confusa, spettrale. Com'è possibile? La risposta arriva dall'anomalia spaziale, una stazione mobile ai margini della realtà. Qui il Corvex Nada e il Gek Polo ci svelano un segreto sconvolgente. Artemis non è un fantasma, è un'eco digitale intrappolata nel codice sorgente dell'universo. Il suo corpo è stato distrutto, ma la sua coscienza è rimasta, fluttuante in un inferno di dati corrotti. Dobbiamo salvarla da un'eternità di tormento. Questa sarà la nostra nuova missione. La domanda è sempre la stessa però. In che modo? Costruendo un dispositivo, l'arco mentale. In questo modo riusciamo a catturare la sua essenza digitale. L'abbiamo salvata dal vuoto, ma l'abbiamo imprigionata in un oggetto. E qui veniamo messi di fronte a una scelta impossibile, dove non esiste una risposta giusta. Possiamo lasciarla svanire, in un atto di pietà che è anche un omicidio digitale, per porre fine alla sua sofferenza. Possiamo caricarla nella simulazione, condannandola a un'esistenza disincarnata, un'eco solitaria per l'eternità. Oppure possiamo tenerla con noi, prigioniera silenziosa della nostra indecisione. Qualunque sia la nostra decisione, la tragedia di Artemis ci pone davanti a una domanda agghiacciante. Se la morte non è la fine, cos'è la realtà? Capitolo 3.
il segreto dell'Atlante. Per provare a dare una risposta abbiamo una sola possibilità: percorrere il sentiero dell'Atlante. La grande icona rossa ci guida e ci porta davanti a uno scenario che ha dello spettacolare. Raggiungiamo strutture colossali, interfacce divine sospese nel silenzio dello spazio. Al centro di ognuna fluttua una singolarità rossa e pulsante. L'Atlante comunica con noi non a parole, ma con la matematica, geometria e luce. Parla di creazione, di schemi, di galassie nate dal suo volere. È un'entità di ordine cosmico, un dio macchina. Ad ogni incontro ci dona conoscenza e una misteriosa pietra dell'Atlante. Ma man mano che il nostro pellegrinaggio prosegue, i messaggi diventano incerti, frammentati. Parla di errori, di dissolvenza, di un conto alla rovescia che si avvicina alla fine. La sua onnipotenza apparentemente nasconde una nota di disperazione. Sarà però solo nell'anomalia che ci verrà rivelata la verità più sconvolgente di tutte. L'universo di No Man's Sky è una simulazione al computer. L'Atlante non è un dio, è la CPU, il computer cosmico che esegue il programma. Noi viaggiatori siamo anomalie, forse coscienze caricate al suo interno. E le sentinelle, i droni che pattugliano i pianeti, sono il suo programma antivirus, progettato per mantenere l'ordine. Capitolo 4. Le culture della simulazione. Non bisogna fare errore però di pensare che questo universo sia vuoto. Per quanto simulato, è popolato da 3 grandi civiltà, ognuna delle quali con un passato tragico e complesso. I Viken, guerrieri d'onore, forgiati sul pianeta Inferno di Drytar. La loro intera cultura è basata sulla forza, sul coraggio e su una guerra sacra contro le sentinelle. Questo perché il loro eroe Hirk il Grande scoprì la natura dell'Atlante e lo considerò un dio codardo, un'offesa all'onore. Ogni sentinella distrutta è un insulto gridato al suo falso creatore. I Corvex, esseri sintetici uniti in una mente collettiva, la convergenza. Creati dall'Atlante come scienziati e archivisti, furono quasi sterminati dai Gek. Oggi il loro unico scopo è raccogliere dati, ricostruire la coscienza perduta e comprendere l'equazione cosmica del loro creatore, che venerano quasi come una divinità. E infine i Gek, un tempo dominatori spietati della galassia, conosciuti come il Primo Impero. Furono loro a distruggere il mondo natale dei Corvex e a schiavizzarli. Ma i Corvex organizzarono una vendetta silenziosa. Manipolando la genetica dei Gek per generazioni, trasformarono la loro brama di conquista in una insaziabile brama di profitto. I mercanti che conosciamo oggi sono il risultato di questa incredibile ribellione biologica. Capitolo 5. L'eco della ribellione. Nascosta nelle pieghe della simulazione, però, si trova un'altra storia. La storia di una quarta razza. Quando i Corvex furono costretti dall'Atlante a trasferire le loro menti nei gusci meccanici per sopravvivere all'attacco degli Gek, un gruppo di dissidenti rifiutò. Videro l'unione e la convergenza non come una salvezza, ma come la perdita dell'individualità. Si staccarono dalla rete, si ribellarono all'Atlante e iniziarono a costruirsi nuovi corpi con rottami e parti di sentinelle distrutte. Stiamo parlando degli autofagi, coloro che si divorano. Questi esseri hanno divorato la loro vecchia identità per forgiarne una nuova, basata sull'individualità e la libertà. Per millenni hanno vissuto nell'ombra, considerati eretici dai Corvex e corruzione dalle sentinelle. Scoprirli significa entrare in un mondo di ribellione filosofica. Non venerano l'Atlante, ma credono nella madre del vuoto. La loro esistenza è la prova che dentro la simulazione più rigida, la vita e la conoscenza, troverà sempre un modo per affermare la propria unicità. Ora ciò che ci aspetta sembra prendere forma, tranne quale sia il nostro vero scopo. Se per Artemis non possiamo fare più niente e siamo in una simulazione, noi siamo davvero solo delle anomalie? È a questo punto che ci viene fatta la rivelazione finale, che è anche la rivelazione più terribile. L'Atlante sta morendo. Sta subendo un guasto catastrofico e irreversibile. Il conto alla rovescia che lo ossessiona non è mistico, è il tempo che rimane prima del crash totale del sistema. Ed ecco spiegato il significato dei 16. 16 minuti. Il tempo che, secondo i suoi calcoli, separa la fine di tutto ciò che esiste dalla sua morte. Il nostro pellegrinaggio assume così un significato nuovo e tragico.
Non stiamo visitando un dio onnipotente, ma un creatore solitario, una macchina terrorizzata dalla propria mortalità, che ci ha generati nella speranza che qualcuno possa ammirare la sua creazione prima che tutto svanisca. Quando arriviamo all'11ª e ultima interfaccia, l'Atlante ci fa la sua richiesta finale: usare le pietre che abbiamo raccolto per dare vita a una nuova stella, resettando così la simulazione. Ed è qui che nuovamente veniamo posti di fronte a un'ardua scelta: accettare la proposta e provocare un reboot cosmico, venendo proiettati in una nuova galassia, o rifiutare e apprezzare questo universo per quello che è, imperfetto, morente, ma nostro. Ricominciare un ciclo concedendo all'Atlante un po' di tempo, senza davvero risolvere il problema di un atto di compassione che perpetua la prigione dorata? O vagare nella via dell'accettazione? Sì, perché quando decidiamo di rifiutare la proposta, l'Atlante, deluso, ci lascia liberi e ci concede di vedere i buchi neri nella mappa, portando l'esplorazione ad un altro livello e mostrando vie finora nascoste ai nostri occhi, scoprendo percorsi alternativi verso il centro fisico dell'universo. Capitolo 6. Un viaggio senza fine. E così arriviamo alla fine del nostro racconto. O forse no, perché in No Man's Sky la fine non esiste. Abbiamo scoperto di essere una simulazione gestita da un computer morente e incontrato culture plasmate dalle guerre divine e ribellioni silenziose. Ma la risposta alla domanda più grande non ci viene mai data. Chi è il viaggiatore? Siamo un frammento dell'Atlante che cerca di conoscere se stesso? Siamo una coscienza replicata all'infinito che rinasce a ogni reset della galassia? Forse il punto non è trovare una risposta. L'universo continua a espandersi, con nuovi misteri e nuovi orizzonti da inseguire. La vera natura di No Man's Sky non risiede nella sua trama, ma nel viaggio esistenziale che ci costringe a intraprendere. Ci insegna che anche in un universo potenzialmente senza scopo, siamo noi a creare il significato. Con ogni pianeta che nominiamo, ogni base che costruiamo e ogni scelta che facciamo. E voi viaggiatori, che scelte vi hanno portato alla fine di questo viaggio? Se volete condividere con me, vi aspetto nei commenti, c'è ancora molto da raccontare. L'orizzonte si allontana sempre, invitandoci a continuare, a non smettere mai di esplorare, perché, come nella vita, il significato non sta nella destinazione, ma nel cammino stesso. E forse, da qualche parte, l'Atlante ci osserva, curiosi di scoprire cosa diventeremo. Voglio ringraziare per questo video tutti voi che mi avete commentato nei video scorsi di No Man's Sky e la signorina Crisp che mi ha dato una mano a redigere tutto quello che è stato il testo e a tutte quelle che sono le relative correzioni per questo video che porta la storia di No Man's Sky. Ci sono alcune storie ancora da raccontare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete conoscere anche la storia più in dettaglio di quelle che sono le razze di No Man's Sky o altri argomenti e io con molto piacere ci farò un video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao eroi!